Tieni con una mano, sì, sì, sì. Poggio. Tira su quella là. Quale? Guarda, quella lì. La testa? La testa lì, sì. Basta? Guarda lì. No, no, quella. Ma è bronzo, no, no, non succede niente. Sì, Caricare. Carica adesso. Sì, sì. Adesso c'è una maternità, un pochino lontano. Donna gesso, niente. Non può essere. Io non ci capisco più niente. Così. 2 li ho io, dovrebbe essere 10. Ciao. Bertone, Ah, Bertone, non Bertone. Mio padre è Bertoni, Bertoni, perché poi Bertone ha avuto quello di Torino. un qualche cosa, Era un carrozziere. sì, ma era secco, cioè avevi quelle forme, c'erano le 500, le 600, forse Bertone, oppure c'erano le Spider che non dicevano niente. L'unico che ha modificato il modo di fare le automobili è stato mio padre. Difatti lui diceva, mi rovinano le mie sculture quando gli mettono il motore e le ruote. Perché per lui l'automobile era una scultura. No? C'è qualcuno che viene qua a mettere a posto? Nessuno. Non lo so, adesso arriverà il sindaco e mi dirà cosa fare. Perché tutte queste sedie qui cosa ne facciamo? I quadri dove li mettiamo? Le sculture io pensavo di prendere questo tavolo qui, adesso non so se di là o di là, mettere il tavolo rotondo, questi due qua metterli sui fianchi, così, e quell'altro quello là mettiglielo contro, in modo che resta, e li mettiamo su tutte le sculture.
Un giorno capita da me per mostrarmi un suo tentativo di scultura in legno e dar sfogo al suo tormento spirituale. Mi domanda di guidarlo sulla strada delle sue aspirazioni perché ha voglia, un'incontenibile voglia di imparare e di non deludere le sue speranze che mirano ad una meta molto alta. Mi accorgo subito che oltre ad avere energie in esuberanza, non è fatto per seguire né scuole né discipline accademiche e che gli possano giovare soltanto quelle cognizioni dello scibile che ignora per non aver potuto studiare. Non ha appena cominciato che fa passi da gigante con una morbosità operosa pari alla sua volontà d'acciaio. Accelera il ritmo degli studi e non si concede un minuto solo di riposo. Ricordo che tutta l'osteologia del corpo umano se la insegnò in 2 sole lezioni e che alla terza disegnava già dal vero figure scheletriche in movimento con una tale sicurezza di proporzioni e con un tale senso dei volumi e degli scorci da far sbalordire. Professore carissimo, i miei lunghissimi silenzi non diano motivo di supporre la minima dimenticanza da parte mia. Volevo scrivervi qualche cosa di concreto, ossia attendo la fine del Salone degli Indipendenti per farvi una piccola relazione e unirvi la foto del Cristo presentato, perché desidero avere un vostro netto, nonché sincero e avveduto parere. Questa è la prima pietra eseguita. Mi vorrà perdonare la corona di spine un poco troppo importante e uniforme. Sarà ridotta quasi della metà. È un poco molle nell'attacco del collo. Farò meglio la prossima volta. Cos'è che mettete? Una specie di mappamondo, in cristallo, proprio che bello. con un braccio che lo tiene, proprio come il mappamondo. Per cui si entra, ci sono 2 scivoli che vanno giù e poi via al corridoio che va in là. Quindi in pianta stabile, alla fine... Sì, in pianta stabile, c'è già il disegno con Flaminio Bertoni, museo, neanche museo. Quello che voi vedete qui sono alcune opere d'arte, sono un po' di tutti, dal gesso alla terracotta, alla lamiera, al bronzo, al legno, cioè qualsiasi materiale per lui era qualcosa da trasformare, qualcosa da fare. Mio padre ha vinto 10 premi ai Saloni Internazionali d'Arte di Parigi, le sue sculture vanno all'asta alla Christie's di Londra e all'Antiquariat di Parigi. Non è un artista sconosciuto, se le sue opere vanno all'asta è perché ha un certo valore. In Italia non viene riconosciuto. Si trasferì giovanissimo a Parigi, dove fu assunto quale disegnatore tecnico da una grande fabbrica di automobili. Date le sue non comuni doti di disegno e di inventiva, finì naturalmente per l'imporsi ai dirigenti e alle maestranze della ditta, al punto da diventare una vera e propria personalità della tecnica costruttiva delle automobili. Il che logicamente gli concesse di arrivare al benessere di un'ottima posizione sociale. Fu appunto allora che il Bertoni si ricondusse alla sua prima e vera vocazione, quella dell'arte. La route traverse montagnes et vallées et derrière Barbara et Patrick, les kilomètres s'additionnent.
domani tutto il giorno e poi gli altri giorni negli orari di scuola, cioè dalle 8 alle 5 della sera. Poi invece in questa mostra ci sono le opere di pittura che verranno poi la parte Adesso non lo là so aumentano largamente, quali siano ancora da fare. Sì, ce ne sono molte ancora da mettere in museo. almeno altrettanto. Bene, ragazzi, un attimo di attenzione. Inauguriamo oggi la mostra di Flaminio Bertoni. È una mostra molto importante dal punto di vista culturale e la possiamo organizzare nel nostro liceo grazie alla gentilezza del figlio di Flaminio Bertoni, il signor Bertoni qui presente, che ce l'ha messa a disposizione. Presento intanto anche il professor Ogliari, presidente dell'associazione Flaminio Bertoni. Signorine, signori, quando si inaugura una mostra si fa festa insieme. Quello che conta però non è l'inaugurazione, è il dopo, cioè che questa realtà di Flaminio Bertoni rimanga anche nei vostri cuori e di tutti coloro che verranno. Flaminio Bertoni varesino è un uomo che ha dato alla storia una parte di sé. Pensate a questo particolare, a 45 anni circa aveva fatto gli studi ma non aveva completato. Siccome tutti lo chiamavano architetto e non lo era, è andato all'università e si è laureato. Questo proprio per il piacere di non rubare un titolo che gli spettava di fatto, ma non di diritto. E questo è il modo di essere nella vita. Un uomo che è stato completo nella sua realtà, perché ha saputo fare di pittura, di scultura, di arte in genere, ha saputo anche disegnare 3 macchine, fra le tante, che sono passate nella storia dell'umanità. Ma oltre a questo fa anche l'artista figurativo. Poi lui era anche artista, scultore, pittore. Sì, perché ho visto appunto che c'è un po' di tutto. Sì, sì, era poliedrico. Poliedrico. Faceva tutto. Quasi autodidatta, libero da ogni vincolo accademico, non ligio a tendenze o a maniere di terzi, arricchito da tutte le esperienze del quartiere latino, Flaminio trovò una sua personalità ed entrò nel mondo della notorietà per la Porta Maggiore, Montparnasse, Montmartre, le Libre Écoles des Indépendants, il clima salutare dell'ambiente dove la fame, il genio, la modestia, la celebrità e gli ideali comunque perseguiti fanno comunella. Flaminio Bertoni aux Indépendants? Un nome ignoto, oscuro, che non ha importanza. Ma le sue opere sì. Le sue opere, vagliate da 100 giurie e commentate dalla critica spassionata e dal pubblico più eterogeneo della grande metropoli, si impongono, si fanno apprezzare, richiamano l'attenzione, si distinguono e colgono all'ori. Bertoni, un nome ignoto, fino a quando diventa notorio soltanto in virtù dei suoi meriti. La sua tecnica è larga e vigorosa, derivata dall'abitudine di intravedere immediatamente il soggetto in sintesi in tutti i suoi valori plastici, volumetrici, dinamici, sia essa usata nello scolpire il marmo o il legno, nello sbalzare o forgiare il metallo. Quando non ottiene la realizzazione precisa d'un suo concetto, distrugge senza pentimenti. E con quella tenacia che fa parte delle sue qualità morali, rifà fino allo spasimo. Per affrontare il giudizio del pubblico, bisogna perlomeno esaurirsi nel tormento di raggiungere la meta, perché con quel giudice supremo e sereno che è il pubblico non si scherza. Mi diceva, della critica più o meno ufficiale posso infischiarmene, ma del pubblico no. Distinto professore, grazie per le belle bugie a mio riguardo. Oggi sono stato al Salone dell'Arte Libera, dove la composizione di cui le unisco foto pare faccia bell'effetto. La critica di Figaro è buona. I personaggi fanno circa 2,60 metri,
L'altezza del drappo 3,50 m. Il tutto sullo scalone d'onore, di cui ne occupa 2,85 m su 7 metri. I rapporti con l'ambiente mi paiono buoni. È modellata un poco sommariamente, ma non potevo fare di più, visto il tempo. A sinistra vi è la corruzione, al centro l'uomo, gigante sfinito. A destra la famiglia. Il fianco destro è il genio del male. Segue il pensiero spirituale, che passa dalla corruzione alla purezza del bambino, per terminare al volo del lenzuolo sacro, su cui si vede l'impronta del cadavere con le stigmate del corpo di Cristo. Sulla parte posteriore una pietra tombale rovesciata, sola allusione alla tomba. Il resto è un poco pagano. Lo feci ad occhi chiusi e non potei rendermi conto dell'aspetto che sul posto, il giorno del vernissage. Ma mi pare che l'insieme della composizione tiene. Con tutti i miei più fervidi auguri annuali, l'allievo affezionato Bertoni.
chiederle, caro signor Bertoni, come si è giunto alla carrozzeria? Sono nato carrozziere. Per me il bisogno di disegnare un'autovettura è lo stesso che prova un pittore di dipingere o un musicista di comporre una melodia. Personalmente le mie carrozzerie le ricerco nella natura. 30 anni fa ne ricavai una da un cigno. La DS mi è stata ispirata da un pesce. Preferisce scolpire o disegnare carrozzerie? Non c'è differenza tra le due cose. Tutto ciò che è volume è scultura. La carrozzeria ha un volume. Le due cose sono identiche. Perciò quella del carrozziere è un'arte. Qualche cosa di più. In quanto c'è la creazione, oltre alle impostazioni estranee, come le esigenze meccaniche, che non hanno nulla a che vedere con l'arte. E mi dica, come nasce una carrozzeria? La carrozzeria è un nucleo, un insieme che si forma nella mente del carrozziere. Poi purtroppo si comincia a rovinare quel nucleo meraviglioso per aggiungervi le ruote, i vari aggeggi e quella orribile cosa che è il motore. Perché il motore è una cosa orribile? Beh, in un certo senso rovina tutto, perché rappresenta la tecnica e la tecnica è implacabile. Alle sue esigenze si deve sottomettere anche l'ispirazione. Ci vuole molto tempo per creare un prototipo? A volte anche 10 anni. Uno ha un'idea, poi l'abbandona, poi la riprende, è proprio come un quadro o un romanzo. Poi, fatto il prototipo, cominciano i guai, perché bisogna adattarlo alle esigenze della fabbricazione di serie, che a volte fanno a pugni con l'idea originaria del carrozziere. Ma deve essere una gioia progettare una carrozzeria. Sì, quando si tratta di una fuoriserie. Allora l'estro e la linea possono sbizzarrirsi e la fantasia può vagabondare fuori di espressioni tecnico-commerciali. Come spiega lei, signor Bertoni, il fenomeno Citroën? Voglio dire, il fatto che le carrozzerie Citroën, accolte all'uscita con delle riserve, entrino poi nelle grazie di tutti. Questo dimostra che le carrozzerie e l'arte sono affini. Perché un'opera d'arte sia riconosciuta come tale, occorrono degli anni. Se un quadro, per esempio, dopo 10 anni è ancora valido, vuol dire che vale realmente qualcosa. Illustrissimo signor Presidente, leggo con piacere che la carrozzeria DS19 Citroën ebbe il premio d'onore alla Triennale. Avevo sempre desiderato esporre come scultore alla Triennale di Milano. Non ebbi mai l'occasione. Sono entrato ora, mio malgrado, con una scultura industriale e ciò mi fa grandemente piacere. Benché l'anonimato sia di rigore da Citroën, non è men vero che la carrozzeria DS19, nel suo disegno, nella sua forma e nei suoi dettagli, salvo i sedili, sono frutto del mio lavoro. Voglia gradire, signor Presidente, l'espressione dei miei ringraziamenti sinceri.